Ciao a tutti! Oggi voglio parlare un po' di grammatica, nello specifico dei tempi verbali che bisogna studiare per iniziare a parlare in italiano. Quindi mi rivolgo a degli studenti di livello A1, A2, B1. Nella lingua italiana ci sono 7 modi e 21 tempi verbali. Sono tanti. Quindi è bene capire come ottimizzare lo studio e a quali tempi verbali dare la priorità. I modi sono l'indicativo, il condizionale, il congiuntivo, l'imperativo, l'infinito, il participio, il gerundio. Ognuno di questi modi ha da 1 a 8 tempi verbali, quindi c'è molto da imparare. Se volete approfondire l'argomento, ho fatto un video in cui spiego come funziona il sistema verbale in italiano. Vi lascio il link nella descrizione qui sotto. Ovviamente sappiamo anche che non è necessario conoscere e saper usare tutti questi tempi verbali. Anche se si arriva a riconoscerli solamente in un testo scritto, direi che siamo già un passo avanti. Secondo me, i tempi verbali che si devono studiare all'inizio sono quelli che ci permettono di comunicare in modo efficace. Prima di tutto c'è il tempo presente dell'indicativo. Questo ci permette di parlare del presente, di noi stessi, di cose che ci riguardano e anche del futuro. Ad esempio, oggi c'è il sole, domani piove. Nell'italiano contemporaneo è accettato usare il presente per parlare del futuro in una conversazione informale. Ovviamente, studiare anche il futuro è un punto in più. Si dovrà fare prima o poi, ma si può vedere anche un po' più avanti, perché comunque servirà in contesti meno rilassati. Per parlare del passato abbiamo bisogno senza dubbio del passato prossimo, sempre del modo indicativo. Questo ci permette di esprimere azioni uniche avvenute nel passato e che si sono concluse. Ad esempio, Marco è uscito presto stamattina. Stefania ha già finito di studiare. Rimanendo sempre nel passato, abbiamo anche bisogno del tempo imperfetto per descrivere persone, cose e situazioni nel passato, che però non sono più vere nel presente. Per fare questo non possiamo usare il passato prossimo perché non è un tempo descrittivo. Vediamo un esempio. La scorsa settimana faceva freddo. 3 anni fa avevo i capelli corti. Il modo condizionale va studiato interamente perché ci permette di esprimere il concetto della possibilità che un'azione accada. In un primo momento iniziamo solo con il presente, che ci permette di fare richieste in modo gentile e quindi facilitare le conversazioni con le persone. Ad esempio, se siete in un bar, è molto educato dire «vorrei un caffè, per favore». Sempre il condizionale presente ci permette di esprimere dei desideri, quindi è molto utile. Ad esempio, «vorrei andare in vacanza». Il congiuntivo invece va studiato interamente, anche se inizierei solamente con i tempi presente e imperfetto. Il primo, il presente, mi permette di esprimere un'opinione e sappiamo quanto è importante esprimere le opinioni al giorno d'oggi. Vediamo un esempio. Penso che questo libro sia molto interessante. Il secondo, cioè l'imperfetto congiuntivo, mi permette di creare un'ipotesi che potrebbe avverarsi nella realtà, ma anche di sognare ad occhi aperti. Ad esempio, se potessi partire ora, se avessi più tempo libero. Studiamo anche l'imperativo, che ha solo il tempo presente, per dare ordini o indicazioni
esortare qualcuno a fare qualcosa. Studiamo anche l'infinito presente, il participio passato e il gerundio presente. Questi ultimi 3 modi sono chiamati impliciti perché non hanno una persona e servono principalmente per formare altri verbi e strutture grammaticali. Ad esempio, dobbiamo studiare il participio passato perché ci serve per costruire il passato prossimo e tutti gli altri tempi composti. Per esempio, ho mangiato, sono andato. E dobbiamo studiare anche il gerundio presente perché ci permette di formare la perifrasi stare più gerundio, per parlare di un'azione che accade o sta accadendo nel presente mentre parliamo. Il cosiddetto presente progressivo. Vediamo degli esempi. Adesso io sto parlando e voi state ascoltando. Ricapitoliamo. I tempi verbali di base da studiare per iniziare e fare un discorso che abbia senso sono l'indicativo presente, l'indicativo passato, l'indicativo passato prossimo, l'indicativo imperfetto, il condizionale presente e il condizionale passato, il congiuntivo presente e il congiuntivo imperfetto, l'imperativo presente, esiste solo quello, l'infinito presente, il participio passato e infine il gerundio presente. Questi, ripeto, sono i tempi verbali di base da sapere. Man mano che andrete avanti con lo studio, vi accorgerete da soli che avrete bisogno di aggiungere gli altri tempi verbali per appunto creare produzioni linguistiche sempre più avanzate. Spero che questo video vi sia utile. Se avete delle domande, non esitate a lasciarle qui sotto nella sezione dei commenti. Io vi auguro buon lavoro, buono studio e noi ci sentiamo presto. Ciao! Un'ultima cosa, se hai ancora un po' di tempo da dedicare all'italiano, non dimenticarti di guardare questi video.